Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porto a casa mia, ma con un obiettivo ben preciso. Vi voglio fare vedere alcuni oggetti che in italiano di solito non sono chiamati con il loro nome generico, ma con il nome della marca. Succede molto più spesso di quello che pensiate. Un brand diventa così famoso che quell'oggetto non si chiama più con il nome generale, generico, ma proprio con il nome del brand. Adesso iniziamo dal mio corridoio, ma prima ricordati di iscriverti al canale perché mi aiuti tantissimo con il mio lavoro qui su YouTube. Andiamo! Nel mio corridoio ho un grande armadio e nel mio armadio che cosa ti faccio vedere oggi? Ti faccio vedere i miei due Kiwi. In realtà il Kiwi è una giacca impermeabile che usiamo quando piove. Kiwi è una marca, ma oggi in italiano usiamo questa parola Kiwi per indicare qualsiasi giacca impermeabile che usiamo quando piove di solito. Come vedete io ne ho due e nessuna delle due è della marca Kiwi, ma io li chiamo i miei Kiwi. Tra l'altro adesso fa caldissimo, ci sono più di 30 gradi a Milano, ma credo che metterò uno di questi due Kiwi nella mia borsa perché oggi pomeriggio devo uscire per fare delle commissioni ed è previsto un brutto temporale. Quindi porterò nella mia borsa uno di questi due Kiwi o giacche impermeabili. Entriamo in cucina e vediamo altri oggetti. Questo si chiama Scottex. Scottex, questa parola arriva dal brand, dalla marca di questo oggetto, che in italiano si chiamerebbe carta asciugatutto oppure carta assorbente da cucina. Però vi assicuro che nessuno usa queste due espressioni, carta assorbente o carta asciugatutto. Lo chiamiamo Scottex, anche se non è della marca Scottex. Il mio è proprio della marca Scottex, ma anche se non fosse di questa marca, lo chiamerei comunque Scottex. Qui invece abbiamo un mocio. La marca originale del mocio era la Vileda. Poi questo oggetto è diventato così utile e così famoso che sono nate tantissime copie di altre marche. Ma oggi, anche se non è della marca Vileda, usiamo la parola mocio. Per esempio, io dico spesso devo passare il mocio quando voglio dire che devo lavare i pavimenti con questo strumento. Siamo adesso nel mio studio che voi conoscete molto bene perché è qui che giro la mia gran parte dei video e che faccio lezione online, quindi molti di voi riconosceranno questa stanza. Il primo oggetto che vi faccio vedere, che in Italia chiamiamo con il nome della marca, è lo scotch. Lo scotch. In italiano si chiama nastro adesivo.
il nastro adesivo. Non è inusuale sentire nastro adesivo, devo ammettere, però è molto più comune dire lo scotch, lo scotch. Qui ho 2 scotch di 2 diverse misure e di 2 marche diverse e nessuna delle 2 è Scotch, la marca Scotch, ma io li chiamo comunque Scotch. E poi ci sono loro, i post-it, che in italiano si chiamano foglietti adesivi gialli. Ma chi li chiama così? Nessuno, li chiamiamo post-it. Sono questi foglietti su cui noi scriviamo degli appunti e poi li strappiamo e li incolliamo. Infatti si chiamano foglietti adesivi perché si incollano da qualche parte per ricordarci qualcosa. I post-it più famosi sono gialli, ma io li amo e ne ho di tanti colori. Per esempio arancione, rosa, e li ho anche di tante forme. Per esempio a forma di cuoricino, a forma di cuore, anche questi. Poi bello questo, a forma di pollice all'insù, e poi li ho anche a forma di stella, sia gialli sia rosa, e gli ultimi sono il mio ultimo acquisto, i post-it a forma di orsetto, Dai, sono meravigliosi i post-it. Io amo i post-it. Oh mamma mia, ho trovato altri post-it a forma di cagnolino. Stupendi. E poi, come si chiama questa? Una penna, direte voi. Sì, è vero, in italiano usiamo molto la parola penna o penna a sfera, ma in realtà, soprattutto negli anni 90, quando io andavo alle scuole elementari e poi alle scuole medie, la chiamavo biro. Ad essere onesta, io oggi la chiamo solo penna, però molti italiani la chiamano ancora una biro. Se avete bambini o se siete persone creative come me, saprete che cos'è il DAS. Il DAS è una marca famosa di pasta modellabile per creare degli oggetti, simile alla ceramica in realtà. E io sono una persona creativa, mi piace molto creare dei piccoli oggetti con il DAS. Per esempio, questo è un piccolo pretzel che ho fatto io con il DAS. Questo è un padellino con un uovo al tegamino. Poi che cosa ho fatto? Ho fatto un rotolo di carta igienica, con il DAS. Qui ho fatto un cuoricino. Insomma, il DAS è la marca per indicare la pasta modellabile per creare questo tipo di oggetti. Finiamo nel mio bagno e iniziamo con questi oggetti. Questi oggetti in italiano li chiamiamo cotton fioc, che sarebbe il nome commerciale per indicare un bastoncino di plastica con del cotone alle estremità che serve per dell'igiene personale, ma vi assicuro che in italiano nessuno li chiama bastoncini cotonati, tutti li chiamiamo
cotton fioc. E la stessa cosa succede per questi che si chiamano Tampax. Tampax. La parola, o meglio l'espressione italiana è assorbente interno. Assorbente interno. E devo dirvi che è molto comune usare l'espressione assorbente interno. Però questa marca, la marca Tampax, è diventata così popolare che oggi identifica questo nome generico, assorbente interno. Quindi potete usare sia assorbente interno e anche Tampax. Nel mondo dei cosmetici c'è lui. Era una parola usatissima soprattutto negli anni 90. Oggi si è un po' persa questa parola, cioè Rimmel, il Rimmel. Oggi quasi nessuno lo chiama Rimmel, o forse le signore di 50, 60 anni lo chiamano ancora Rimmel, che era la marca, era anzi la casa cosmetica che si chiamava Rimmel e aveva creato uno dei loro prodotti, cioè il mascara Rimmel. Da quel momento è diventato così famoso questo mascara della marca Rimmel che ha identificato tutti i mascara. Negli anni 90 in Italia si diceva metto il Rimmel. Oggi si è un po' perso, usiamo la parola mascara, però è utile conoscere anche questa parola, secondo me, il Rimmel. Un altro caso famosissimo è il celebre Borotalco. Borotalco. Borotalco in realtà è un marchio registrato. Questo specifico Borotalco si chiama così perché è di questa marca. Oggi però usiamo questa parola per qualsiasi polvere a base di talco che si usa per l'igiene intima, ma arriva proprio da questa marca, il Borotalco. Finiamo purtroppo con una cosa che io non ho. Io ho una semplice vasca, per fare il bagno, ma in realtà un particolare tipo di vasca, quello idromassaggio, quello dove ti metti dentro e ci sono le bolle e ti rilassi tantissimo, quel tipo di vasca, la vasca idromassaggio, si può chiamare con il nome della marca più famosa di questa vasca idromassaggio, cioè la Jacuzzi. La Jacuzzi. Purtroppo io non ho una Jacuzzi. Bene, grazie per essere arrivati fino alla fine di questo video. Questi erano gli oggetti più famosi in Italia che chiamiamo con il nome di una marca. Fatemi sapere nei commenti se questo esiste anche nei vostri paesi. Fatemi sapere quali sono i prodotti che chiamate con il nome di una marca. Grazie per essere arrivati fino a qui, ricordatevi di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.